Si vede dopo. No. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Buongiorno. Perché siamo No, qua? non mi piace, ero qua che mettevo poi. Mi stavo grattando, invece sembrava che mi volessi pettinare, invece mi stavo sfregando, come dire, abbiamo da partire. La febbre. 3, 2, 1. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Buongiorno a tutti voi. O benvenuti se è la prima volta che venite sul nostro canale. Facciamo questo video perché? Perché la Ottocast ci ha contattato per testare un suo dispositivo. Sembra che ci stiamo specializzando su questi apparecchiature. Esatto, questi dispositivi, diciamo, per rendere smart le moto. Cos'è? Eccolo qua. Non è altro un dispositivo che ha a bordo, cioè non ha a bordo, fa il mirroring col telefono e quindi possiamo avere in questo display Apple CarPlay, possiamo avere Android Auto e possiamo avere Huawei iCar. Eccolo qua. Per un attimo ho cambiato menu. In questo caso quindi testeremo i vari modi di navigazione e anche la luminosità la confronteremo con il Garmin XT. Prima di tutto però facciamo l'unboxing, quindi andiamo a casa, facciamo vedere l'unboxing del dispositivo quando è arrivato e un po' di configurazione. A casa. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Come avete già detto voi, la Ottocast ci ha mandato questo dispositivo, il C5, per rendere smart tutte le nostre moto. E adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro alla scatola, facciamo l'unboxing. Come al solito non lo vedrete da questa telecamera, ma da questa. La scatola con cui arriva è abbastanza anonima, anche in questo caso, quindi la spostiamo. Waterproof Navigator. High quality guaranteed. Ci dice subito che è un IPX7. Se ben ricordo è protetto dall'acqua, ma non molto protetto dalla polvere. Vediamo cosa c'è dentro, così vediamo un po' dai fili alcune cose. Naturalmente c'è il dispositivo. È un 5 pollici. Esteticamente mi ricorda un po' il TomTom. Proseguiamo. Naturalmente c'è il suo bel RAM mount da installare sulla moto. Abbiamo l'alimentatore per l'installazione sulla moto e, se ho visto bene, ha un alimentatore, quindi va messo sotto chiave, direi, perché questo altrimenti rimane sempre alimentato. Un cavetto per poterlo utilizzare con un USB, altra parte di RAM mount, manuale, un cacciavite, il controllo qualità, perfetto. Ecco cosa ci arriva. In pratica tutto il necessario per montarlo sulla nostra moto. E adesso andiamo a accenderlo e guardiamo due cose, almeno come si configura. Allora, per la configurazione mi ha raggiunto anche Armando. Buongiorno a tutti. Perché oggi rendiamo smart anche il BMW. Non è Come gli viene male, gli viene la tosse. Partiamo subito con la configurazione. Intanto andiamo a accendere il nostro CarPlay. Oh là là, guarda che moquette che c'è sotto. Non poteva essere diversamente. Non Ecco me ne fatto. vogliono gli altri. Allora, quando lo strumento parte, quando questo dispositivo parte, naturalmente non c'è niente, c'è soltanto la possibilità di settarlo o di andare a scegliere tra i tre diversi fornitori di CarPlay, Android Auto o Huawei iCar. Quindi andiamo, abbiamo detto,
per prima cosa Io andrei a mettere l'italiano intanto, comunque. ha ragione, andiamo a mettere l'italiano, via. Andiamo a vedere così anche questa cosa qua. Che lui... Setting. Sarà sotto system, guarda, language. Italiano. Ok. Perfetto, così abbiamo anche... Ah, Non è cambiato niente, ma va bene. vabbè, micro SD è in italiano. Via. Quindi noi adesso diciamo che l'accoppiamento lo facciamo utilizzando un Midland R1 Mesh, ma ognuno dovrà guardare il suo interfono per l'accoppiamento. Quindi accendiamo in modalità setup, lo andremo ad associare al tasto più. Naturalmente ricerca Bluetooth deve essere attiva. Eccolo qua, Midland mio mid. Taccate. Connesso. E infatti ha finito di lampeggiare. E noi qua infatti vediamo che con questa luce ci ha mostrato che adesso è connesso a questo dispositivo. Andiamo quindi adesso ad accoppiare il telefono di Armando, quindi torniamo in setting. Andiamoci a cercare Bluetooth, impostazione Bluetooth. Ok, quindi adesso col telefono è diverso dal mio questo qua, non riesco a comunicare. Aspetta, Bluetooth, ok. Vediamo se lo vede. Eccolo qua. Car B, quello lì? Sì. Oh là là. Associa. Associa. L'ha già beccato. Perfetto. Che velocità. Adesso manca ancora l'ultima connessione e andiamo ad associarlo quindi al wifi. Torniamo sul nostro dispositivo, setup, sul telefono andiamo a cercarci il wifi generato da questo dispositivo. L'ha già trovato tra l'altro. Appena ho chiacciato wifi l'ha saltato fuori. Sarà il segnale così buono. Perfetto, pensavo che mi chiedesse la password o qualcosa del genere, invece no, l'ha già fatta. In questo caso mi chiede la password, non so più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, connetti. Ecco, perfetto. L'aveva trovato ma non L'aveva era trovato collegato. ma non era collegato, quindi abbiamo visto che si trova, lui genera un wifi, lo andiamo a ricercare sul telefonino, il telefonino si accorge che in questo caso non può connettersi a internet, ma chiaramente perché è una rete wifi generata da questo dispositivo. Perfetto, a questo punto siamo praticamente pronti per Navigare? andare Che velocità! Così presto facciamo si un'altra fa? prova prima, lo Molto, spegniamo, molto facile. lo spegniamo e vediamo quanto tempo ci mette a collegarsi. Ci potrebbe riuscire anche Maurizio a fare una cosa così rapida. Sì, se ci riesco io ci riescono tutti, effettivamente. Siccome è un'apparecchiatura sotto chiave, andrà messo sotto chiave, andiamo a verificare il tempo che ci mette il dispositivo all'accensione della moto a diciamo ricollegarsi e essere già in condizione di poter partire per navigare. Quindi, Anche perché uno non può mica stare lì a aspettare 5 esatto. minuti. Accendiamo, moto accesa, lasciamo il Conta il tempo, 4. No, lo faccio un momento un conto rovescio. Lasciamo, praticamente non farò tagli, così si vede in tempo reale I tempi. i tempi necessari per collegarsi. Adesso nella sua È schermata, uscito il simbolo. sì, nella sua schermata di boot, ecco fatto. Ecco, adesso in pratica, adesso non so quanti secondi sono passati, ma lo vedremo in fase di montaggio, è già pronto per navigare. Naturalmente su questo dispositivo saranno disponibili tutte le applicazioni che sono disponibili sul telefono. Allora, come prima prova facciamo una navigazione punto a punto, quindi utilizziamo Google Maps e andiamo a cercare un punto. Possiamo utilizzare il nostro telefono o andare
andare con la tastierina direttamente del dispositivo. Rondinara, Roma un po' lontano, Rondinara, ecco fatto. È anche veloce. Perfetto, proviamo adesso il dispositivo con Google Maps. Iniziamo quindi il test con Google Maps. È un'applicazione che conosciamo tutti, chi non l'ha mai usata. È forse il miglior navigatore per quel che riguarda le informazioni sul traffico, per trovare centri commerciali, un po' meno forse per i viaggi con molti punti e per i fuoristrada. Dopo qualche chilometro fatto in città, in montagna, possiamo dire che la luminosità di questo dispositivo, soprattutto in una giornata di sole come oggi, è buona, la fluidità pure è promosso, manca sul dispositivo l'indicazione della velocità che invece sul telefono c'è. Va bene, lo proviamo adesso con altre applicazioni. Noi utilizziamo spesso MyRouteApp come sistema di pianificazione per tutti i nostri viaggi. In questo caso andiamo a testare anche come sistema di navigazione, quindi sul navigatore metto MyRouteApp. Perfetto, e sul telefono vado a cercarmi il mio percorso. Come vediamo l'abbiamo già sia sul telefono che sul dispositivo. Ecco fatto. Adesso andiamo a provare. Nel caso del navigatore di MyRouteApp, quindi MyRouteApp Navigator, la velocità invece c'è sul dispositivo assieme anche al limite di velocità, quindi questo è una cosa nuova positiva. Rispetto alla cartografia di Garmin diciamo che è un po' più anonima, come si vede qua anche in questo caso, ma è buonissima la luminosità e anche la visibilità sul dispositivo. Perfetto, come abbiamo visto per noi MyRouteApp è molto semplice perché pianifichiamo tutto a caso con il computer, poi col telefonino mandiamo direttamente al dispositivo il percorso. Adesso andiamo a provare un altro navigatore molto utilizzato che è Osman. Adesso facciamo la stessa cosa, proviamo la navigazione con Osman. Osman è un navigatore molto apprezzato soprattutto da chi fa fuoristrada. Andiamo sempre a ricercare il nostro percorso su MyRouteApp perché lo utilizziamo per tutte le nostre pianificazioni. Quindi test Android. In questo caso lo devo scaricare. Lo apro con Osman e automaticamente ho già il mio percorso sul CarPlay. Con Osman è possibile una buona personalizzazione delle mappe. Adesso in questo caso vediamo che è molto impattante l'indicazione, cioè ti toglie una bella fetta di schermo, ma probabilmente è questione di impostazione, lo andremo a verificare in seguito. Adesso abbiamo il sole veramente dietro che batte direttamente sul display dei dispositivi, ma vi posso assicurare che si vedono tutti e due molto bene e forse, non so come verrà nelle riprese, ma Armando mi conferma che si vede meglio sul CarPlay che sul Garmin. Un problema comune a tutte e tre le applicazioni è stato l'interfono. In pratica non siamo riusciti a telefonare, non sentivamo le indicazioni stradali. È difficilissimo, anzi quasi non si riesce a dare i comandi vocali, quindi adesso torniamo a banco e verifichiamo qualche impostazione. Portami al distributore più vicino.
Allora, abbiamo provato un po' di tutto per far funzionare l'interfono su questo dispositivo. L'abbiamo diciamo disaccoppiato, riaccoppiato, ma non c'era verso, sembra che non riuscissimo a farlo funzionare. Alla fine abbiamo visto che anche i comandi vocali li prendeva e non li prendeva, e abbiamo capito che in realtà prendevi i comandi vocali dal microfono che ha a bordo il dispositivo. Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Provarlo con altri interfoni che avevamo a disposizione, in particolare il BTX1 e il BTX2 della Midland. L'unico interfono che ha funzionato egregiamente, cioè faceva tutto quello che doveva fare, è stato il BTX2 della Midland a doppio chip. Quindi le conclusioni che ne abbiamo tratto è che per far funzionare bene questo dispositivo ci vuole un interfono a doppio chip. Un paio di cose tecniche: intanto ha la possibilità di mettere una scheda SD, quindi se uno lo trova comodo potrebbe utilizzarlo. La praticità di smontarlo. Per smontarlo andiamo a vedere come si smonta. Vabbè, io l'ho già iniziato. Quindi alla fine quello che noi dobbiamo riporre è, diciamo, un dispositivo abbastanza compatto e facile da riporre. Chiaramente sulla moto rimane questa cosa qua, quindi abbastanza visibile, diciamo. Allora, concludendo, ne vale la pena di spendere 200 euro per questo dispositivo? Non lo so, dipende 250. molto. 250, ma con gli sconti spesso e volentieri che ci sono sempre. Chiaramente questo rende smart la tua moto, cioè fa tutto quello che fa il tuo telefono, però è impermeabile, ha le icone più facili da individuare, insomma ha un'interfaccia studiata appositamente per andare in moto. Un discreto display. Esatto. Soprattutto costa comunque 250 euro, ma costa molto meno di un navigatore. E hai una versatilità maggiore, perché esatto. Comunque puoi usare Osman, puoi usare MyRouteUp, puoi usare Maps, quindi sì, ci sono vantaggi e svantaggi. Purtroppo uno degli svantaggi è con un interfono monochip non riuscire a telefonare. Si può ascoltare la musica, l'unica cosa che non si riesce a fare è telefonare. Siamo arrivati ai saluti finali. Certo. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace. Se vi è servito qualcosa, magari iscrivetevi al canale. Scrivete nei commenti qualsiasi cosa che può essere utile a noi, ma anche a altri che hanno intenzione di acquistare questo prodotto. E così, e basta. Ciao a tutti.